Ciao, salve a tutti, ben ritrovati. Il narcisista ti scarta d'impulso o dopo aver pianificato? È un tema che ho discusso in diversi video, là dove ad esempio parlavo dell'istinto del narcisista. Un narcisista inevitabilmente arriva allo scarto, perlomeno se non c'è una codipendenza da parte sua e se non si tratta di un narcisista sposato che crede a certi valori o convenzioni sociali, che ci tiene alla facciata e che quindi non pensa comunque al divorzio perché magari per lui, se siete sposati, considera per così dire sacro il matrimonio. Comunque sia, anche in questi casi il narcisista inevitabilmente arriva allo scarto della partner e nel tuo caso specifico a scartarti senza magari metterti propriamente alla porta o spingendoti tu a chiudere la relazione, ma che ti farà comunque sentire infelice e insoddisfatta. E parlo del caso in cui siate sposati e lui ci tenga comunque al matrimonio, sia come facciata o come convenzione sociale o perché comunque ci crede a certi determinati valori o credenze. Ma il fatto che il narcisista in una relazione di coppia arriverà comunque allo scarto e comunque alla svalutazione della partner non significa che lo scarto sia da parte sua pianificato. Quindi sfatiamo con questo anche certe cose che si dicono a questo proposito. Ci sono casi in realtà in cui il narcisista rimane sospeso in quella che io definisco fase di passaggio, di stallo o di transizione o presvalutativa e accade appunto per molti narcisisti sposati. In pratica questo genere di narcisisti non arrivano mai veramente a scartare, anche se attuano svalutazioni a singhiozzo, quella che spesso definiamo l'altalena del narcisista, quindi svalutazioni critiche alternate a momenti di adulazione, di rivalutazione e variamente momenti affettivi. Il narcisista è consapevole al più delle sue azioni, ma non sempre le pianifica. Può invece pianificare le sue vendette, quelle sì, ma lo scarto in quanto tale non è quasi mai pianificato da parte di un narcisista, che può prevedere sì lo scarto quando per necessità, ad esempio, di rifornimento emotivo andrà a ripescare una ex, oppure corteggerà una donna che gli apparirà disponibile, che insomma lo interesserà, lo intrigherà. Ma quando il narcisista si invaghisce di una donna non pensa allo scarto, ma si concentra proprio sulla situazione, semmai della conquista, nel momento tale in cui la vive. E del resto il narcisista non ha bisogno di pianificare. Così come il narcisista non si fa certo problemi di eliminare qualcuno dal suo raggio d'azione, dalla sua vita, quando gli risulti necessario. Sicuramente il narcisista segue i suoi bisogni, si attiene ai suoi bisogni, quelli presenti in lui, e proprio per questo non è in realtà in grado di pianificare in amore. Pianifica semmai chi è in grado di costruire un rapporto d'amore. Ad un certo punto, semplicemente al narcisista una situazione comincerà ad andare stretta e quindi dovrà liberarsi dalla zavorra, proverà la spinta, la necessità di liberarsi dal peso di una partner che comincerà appunto ad andargli stretta. È diverso invece il caso in cui il narcisista intenda vendicarsi di una ex, ad esempio diffamandola, sparlando di lei. E se poi abbiamo anche a che fare con un narcisista maligno, in quel caso saprà anche ordire le trame più sottili per rendersi credibile nel dare un'immagine offuscata, inquinata, insomma una cattiva immagine di una ex e possibilmente anche di annientarla. Nel tuo caso, come è avvenuto lo scarto del narcisista o di una donna narcisista, se hai avuto la sventura di avere avuto una relazione con un narcisista o magari ci sei ancora in relazione e magari
è iniziata la fase svalutativa del narcisista. Se apprezzi il video, ti piace, lo trovi utile, metti un mi piace, condividilo in modo che possa essere apprezzato e tornare utile anche ad altri. Ci sentiamo presto, sono sempre felice di averti naturalmente tra noi, di leggerti e se ci sono sapere anche le tue novità. Ti abbraccio forte e ci sentiamo presto. Ciao, ciao, ciao.